Questo modello vi è familiare? Eh sì, lo so, lo so. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato un'altra bag molto popolare. Eh sì, è proprio quel modello che state pensando, il modello simil Prada con qualche modifica. Ho personalizzato il modello perché voi lo sapete, io amo le borse che siano pratiche, comode e capienti soprattutto. Quindi ho modificato leggermente lo schema, però scoprirete che durante il tutorial vi dirò come realizzare anche il modello Prada, tra virgolette, originale. Sono molto soddisfatta di questo progetto, lo amo, lo adoro. Tra l'altro credo che sia i manici utilizzati che il filato utilizzato valorizzino di gran lunga il modello stesso. Come sempre vi aspetto giù nei commenti. Per quanto riguarda i materiali, cosa ho utilizzato, vi riporto alla clip successiva subito dopo la sigla, perché lì vi dico già tutto, non voglio dilungarmi o perdermi troppo in chiacchiere, insomma. Quindi a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, ma mi raccomando, continua a seguirmi, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial super estivi e seguimi anche sui social. Cosa aspetti? Seguimi anche lì per non perderti i vari retroscena di Momi. A questo punto, sigla! Dunque, per questo progetto utilizzerò una coppia di manici in bambù da 15 cm, ma potrete utilizzare qualsiasi manico tondo abbiate a disposizione. Utilizzerò questo nuovo filato, il washi, è una sorta di fettuccia che mi piace tantissimo, mi piace anche il colore. Comunque si tratta di un filato composto dal 70% poliestere, dal 30% viscosa, 100 grammi, la resa è ottima perché già ho realizzato il primo pannello, uncinetti consigliati 8-12, infatti io utilizzerò prevalentemente l'uncinetto numero 8 e anche il numero 6 per uno step successivo, poi lo vedremo. Questa colorazione è la numero 129, ma in ogni caso potete utilizzare qualsiasi altro filato. Io vi consiglio un filato spesso che può essere fettuccia o anche del cotone spesso. Se avete del cotone sottile basta metterlo a 2 capi, o anche del cordino, perché no, lo mettete sempre a 2 capi ed il gioco è fatto. Tenete in considerazione che io sto utilizzando l'uncinetto numero 8. Come sempre cerco di pescare il filato dal centro del gomitolo, così lavorerò in maniera comoda. Intanto vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto. Con l'uncinetto stesso giro attorno al manico e vado a lavorare il primo punto basso, lavoro anche la coda dietro. Farò esattamente 25 punti bassi totali. Vi consiglio di non alterare lo schema. Come vi dicevo prima, cercate di utilizzare un filato spesso e mantenere lo stesso numero di punti che sto lavorando io, insomma. 4, 5, 25° ed ultimo punto basso. Ora giriamo il nostro lavoro, prendiamo dei marcapunti e andiamo a segnare il settimo punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo punto. Stessa cosa a partire da sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, innanzitutto saltiamo il primissimo punto, facciamo una diminuzione ad inizio riga e andiamo a lavorare direttamente il punto successivo in costa dietro. Andrò a fare un punto bassissimo. Vi anticipo fin da subito che questa primissima riga insieme alla successiva verranno ripetute per tutto il corpo della borsa, o quantomeno per metà pannello. Poi nei prossimi 3 punti vado a lavorare un punto basso sempre in costa. 1, 2 e 3. Nel punto successivo vado a lavorare un aumento costituito da 3 punti bassi. Terzo ed ultimo punto basso.
Questo lavoro lo ripeteremo in maniera speculare proprio a fine riga. Intanto dal primo all'ultimo marcapunti andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 13. Sempre in costa. 1, rimetto il marker. 2, 3, 4, 5, 12° punto basso, 13° ed ultimo per adesso, e risegniamo sempre con il marcapunti. Quindi punto successivo facciamo quello che abbiamo fatto prima, un aumento di 3 punti bassi, 2, 3, nei prossimi 3 punti facciamo un punto basso, 2 e 3, ok. Nel penultimo punto facciamo un punto bassissimo e terminiamo così la riga saltando il primo punto proprio come abbiamo fatto all'inizio. Ora giriamo il nostro lavoro. Durante questa seconda riga non faremo alcun aumento, ci troviamo 27 punti se provate a contarli. Ne lavoreremo soltanto 25 perché andremo a saltare sempre il primo e l'ultimo, per cui salto il primo, vado nel successivo in costa, però non prendo soltanto la metà costa dietro della riga precedente, ma anche la metà costa della riga ancora precedente, la primissima, quella fatta sul manico. Prendo il filo e chiudo sempre a punto bassissimo. Poi vado a lavorare un punto basso nei prossimi 2 punti, prendendo sempre le stesse asole. Prendo il filo e chiudo. Punto successivo, stessa cosa, asolina, asolina, secondo punto basso. Ora abbiamo i 3 punti bassi dell'aumento precedente. Entreremo sia nella metà asola del punto basso che in quella che mi ritrovo proprio al di sotto, che corrisponde. E in questa asolina, questa in basso, entreremo anche per altre 2 volte perché dobbiamo lavorare gli aumenti precedenti tutti nella stessa asola. Quindi entro sempre nella stessa asola, prendo il filo e chiudo. Terzo punto e ripeto sempre nella stessa asola. Ecco qui, prendo il filo e chiudo. Benissimo. Ora ho il punto segnato con il marker, il primo di 13, prendo la prima asola e la seconda che praticamente le corrisponde, prendo il filo e chiudo. È super semplice. Nel frattempo rimetto il marker, così non perdiamo di vista i punti che dobbiamo andare a lavorare ad inizio e fine riga. Quindi procedo per i prossimi punti. 2, 3, 4, 5. Tra l'altro questa lavorazione l'abbiamo già vista per la realizzazione del manico all'uncinetto super rigido e resistente, il punto basso termico. Dodicesimo punto basso, siamo di nuovo al marcapunti, quindi lo tolgo momentaneamente. 1 e 2, 13° punto basso. Rimettiamo il marker. Qui abbiamo i 3 punti dell'aumento, quindi prendiamo ciascuna metà sola più questa qui, magari ve la segnalo adesso. Entreremo 3 volte anche in questa asola, quindi primo,
secondo punto, terzo punto, stessa asola. Ok, ci rimangono gli ultimi punti, quindi lavoriamo un punto basso nei primi due, 1 e 2, e un punto bassissimo nel penultimo punto. Chiudo, saltiamo ovviamente l'ultimo punto, quindi diminuzione. Se provate a contare i punti ne abbiamo sempre 25. Ora, come vi dicevo prima, per andare avanti basterà ripetere la prima e la seconda riga appena fatta. Lo rivediamo insieme e poi possiamo continuare da soli finché non raggiungiamo le dimensioni desiderate. Possiamo fare la bag più corta, stile Prada per intenderci, oppure più lunga come la mia, versione un po' diversa dal solito e molto più estiva, comoda, pratica e capiente, quello che farò io. Rimetto il lavoro, in questo modo riuscite a vedere bene anche voi. Salto sempre il primo punto e vado a lavorare nel successivo sempre in costa, quindi entro nella metà costina, entro nell'altra e faccio un punto bassissimo, così come lo faremo alla fine. Vado a lavorare nei primi 3 punti stavolta, perché stiamo ripetendo la prima riga, un punto basso. 1, 2 e 3. Come notate, prima del marker abbiamo un punto ancora da lavorare e qui facciamo l'aumento prendendo sempre le 2 costine. Quindi faccio il primo, entro sempre nelle stesse asole, faccio il secondo e faccio il terzo. Aumento, tolgo il marker e procedo il mio lavoro lavorando il primo punto di 13, metà asola con metà asola, un attimino altrimenti non vedete, ecco qui, primo punto e lo segniamo, secondo punto, terzo punto, velocizziamo un attimino, dodicesimo punto basso, tolgo un attimino il marker e vado a lavorare il tredicesimo ed ultimo di questo blocco. Metto il marker. Nel punto successivo ovviamente ripetiamo quello che abbiamo fatto prima in maniera speculare. Entro sempre nelle 2 asole e faccio 3 punti bassi nello stesso punto, aumento 2, 3. Punto successivo, un punto basso così come nei prossimi 2 per un totale di 3 consecutivi. Ci rimangono gli ultimi 2 punti, 1 e 2, vado a lavorare il penultimo, sempre in costa, è un pochettino stretto, 1 e 2, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo e l'ultimo lo salto, giro il mio lavoro. Andiamo a ripetere per la quarta riga tutto quello che abbiamo fatto durante la seconda, quindi salto sempre il primo punto, vado nel successivo, metà asola con metà asola, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Vado a lavorare non 3 punti consecutivi ma soltanto 2, perché durante questa riga non faremo aumenti, quindi primo punto basso, secondo punto basso. Ok. Qui abbiamo i 3 punti dell'aumento precedente, prenderemo, ripeto, metà asola di ciascuno dei 3 punti più questa, entreremo sempre in questa asola centrale. Rivediamolo. 1, 2 e 3. 1,
2 e chiudo. Bene. Poi ho il primo punto di 13, tolgo il marcapunti, entro nelle due metà asole e faccio un punto basso. Metto il marcapunti, procedo per gli altri 12 punti per un totale di 13. 2, 3, ovviamente velocizziamo anche qui. 12°, 13° ed ultimo punto. Ok, rimettiamo il marker e concludiamo la riga. Ci ritroviamo i 3 punti dell'aumento, prenderemo, ripeto, le metà asole di ciascuno dei 3 più questa qui, entreremo per 3 volte in questa asola. 1, 2 e 3. Bene. Nei primi 2 punti andiamo a lavorare un punto basso, 1 e 2. Ci rimangono gli ultimi 2, andiamo a lavorare solo il penultimo e concludiamo con un punto bassissimo. Giriamo il nostro lavoro e, come vi dicevo prima, andremo avanti per la quinta, sesta, settima, ottava riga, ripetendo la prima e la seconda. Tutto qui, niente di più, niente di meno. Penso di avervi mostrato tutto passo passo senza correre, quindi possiamo continuare anche da soli. Casomai lasciatemi un commento, per qualsiasi dubbio o perplessità vi risponderò. Bene amiche ed amici, ho terminato in parte il lavoro, in realtà la parte degli aumenti, perché per le 4 righe successive non faremo più aumenti. In totale ho fatto 12 righe, basta contare comunque queste righe dove vi sono tutte queste maglie, contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e la 12ª è proprio l'ultima. Comunque, come linea guida potete tenere in considerazione tutte le asoline che abbiamo sui due lati. Io mi sono fermata esattamente all'11ª, ma in realtà le righe sono 12 perché ovviamente con il punto basso termico non si capisce granché quante righe effettivamente abbiamo fatto, ma sono 12. Insomma, ripeto, tenete in considerazione queste maglie che sono tra l'altro i punti bassissimi lavorati ad inizio e fine riga. Dunque, ho alzato il mio lavoro fino a 13 cm, ma dobbiamo fare altre 4 righe. Se volete realizzare il modello Prada, per intenderci, anziché contare queste 11 maglie laterali, contatene 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esatto. Vi fermate a questa altezza qui, evitate di fare queste righe finali, arrivate a questi centimetri, a 9 centimetri, e poi andate a realizzare le 4 righe che adesso faremo insieme. In quel caso avrete il modello Prada. Ripeto, io voglio una borsa molto più pratica, comoda, capiente, quindi gioco con le proporzioni della borsa stessa. Credo che tutto sia chiaro. Dunque non vedete più i marcapunti perché io li tolgo mentre lavoro, mi danno fastidio. Preferisco andare a contare i punti che togliere e mettere il marker. Comunque, come vi dicevo, non dobbiamo fare più aumenti. Per la riga successiva, quindi la 13ª, iniziamo sempre andando a lavorare primo punto bassissimo, ma ne saltiamo sempre uno. Poi lavoriamo i prossimi 2 punti, quindi punto bassissimo, 2 punti bassi, poi lavoriamo un punto basso in ciascun punto per un totale di 3 e andiamo a prendere sempre la stessa asola. In poche parole sto ripetendo la seconda riga delle 2 perché nella riga precedente avevo fatto l'aumento di 3 punti, questa volta no. Poi qui ci doveva essere il marcapunti, vado a lavorare il primo punto di 13, velocizzo, tredicesimo punto basso, quindi qui ci doveva essere il marcapunti. Ora vado a lavorare gli aumenti, quindi 1,
secondo aumento con la stessa asolina, ormai credo sia chiaro, terzo punto stessa asola e poi mi rimane un punto, un secondo punto consecutivo, ultimi 2 punti, ma lavoro soltanto il penultimo a punto bassissimo. In questo momento mi ritrovo 25 punti, inclusi i punti bassissimi a destra e a sinistra. Giro il mio lavoro, salto sempre un punto, vado nel successivo e faccio un punto bassissimo. E poi nei punti successivi andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto, finché non arrivo a fine riga, dove lì chiaramente andrò a lavorare un punto bassissimo. Come notate non stiamo facendo più aumenti, ma soltanto 2 diminuzioni ad inizio e fine riga, ragion per cui non avremo più 25 punti ma 23. Quindi vado a lavorare l'ultimo punto bassissimo, perché concludo sempre così, giro il mio lavoro, il primo punto lo salto, vado nel successivo e inizio sempre con un punto bassissimo, quindi 1 e poi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, proprio come ho fatto prima. Chiaramente da 23 punti durante questa riga passeremo a 21 punti totali. Continueremo in questo modo per un'altra riga, l'ultimissima, insomma dobbiamo ritrovarci un totale di 19 punti alla base. Dunque, perché avere un totale di 19 punti? Perché nel mio caso, con il filato che sto utilizzando, ho una base da 20 cm. Misuriamola un'altra volta, non siamo più ovviamente a 13 ma siamo a 16 cm di altezza. Volendo potreste continuare a stringerla un altro pochino, però io direi che così va più che bene, anche perché adesso andremo a fare un giro di rifinitura e acquisiremo centimetri in più sia a destra a sinistra che alla base. Posso andare a tagliare il filo e con l'aiuto di un ago nascondo la coda tra i punti e il gioco è fatto. Ora andiamo a rifinire. Prendo nuovamente il mio filo, passo momentaneamente all'uncinetto numero 6 per entrare in questi punti che sono un po' strettini. Allora intanto mi aggancio al primo punto basso che avevo lavorato sul manico. Quindi entro, vedete i punti sono stretti ma è normale, per questo mi aiuto con l'uncinetto più piccolo. Vado nel punto successivo, nel primo che mi capita, e vado a fare un primo punto bassissimo e poi ne vado a fare un altro, esattamente in questo modo. Poi vado a lavorare un punto basso esattamente in questo punto prima di questa maglia qui. Prendiamo sempre come riferimento tutti questi punti, queste maglie che abbiamo sul lato. Vado a fare un primo punto basso e un altro punto basso lo faccio nel punto successivo e sono 2 punti bassi. Prendo il filo e vado a lavorare dei punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e continuo in questo modo fino a terminare tutto questo lato. Ci vediamo direttamente in questo punto, proprio alla base, perché continuerò sempre allo stesso modo. Proprio qui dobbiamo fare gli aumenti per andare a formare l'angolo. 20° punto alto, dunque è molto importante avere lo stesso numero di punti sia sul lato che sull'altro lato. Mi raccomando, lo stesso vale per il secondo pannello che andremo a realizzare. Come notate io già ce l'ho pronto, dovremmo andare a cucire, quindi andremo a cucire punto con punto. Io ne ho 20, ovviamente in base al filato che andate ad utilizzare potreste avere o più
o meno punti. Io questo non lo posso sapere, giustamente, posso sapere il numero di punti sul mio progetto con questo filato. Ora, una volta fatto questo, andiamo a lavorare l'aumento. Entro nel punto successivo e faccio 1 e 2 punti alti. Entro all'angolo, qui ho il punto bassissimo, e faccio sempre 2 punti alti, 1 e 2. Poi vado a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante, prendo il filo e vado a lavorare un punto alto prendendo anche la maglia che ho dietro, così andiamo a rifinire questa zona qui, anche se la parte interna della borsa la andiamo a rifinire per bene. Sono all'angolo, quindi faccio 2 punti alti nel primo punto, bene, e 2 punti alti nel punto successivo, 1, 2, ok. Noterete che il vostro lavoro si imbarcherà esattamente in questo modo ed è del tutto normale, perché stiamo realizzando una sorta di giro borsa, stiamo conferendo alla nostra borsa della profondità. Quindi io direi a questo punto di continuare in questo modo. 20° ed ultimo punto alto, ripetiamo il lavoro di prima per dare questa forma. Vado a lavorare nei prossimi 2 punti un punto basso, 1 e 2, e poi termino con gli ultimi 2 punti bassissimi, 1 e 2. Anzi, volendo, l'ultimo punto bassissimo possiamo sostituirlo con l'asola di chiusura invisibile. Possiamo staccare un bel po' di filo e andare a cucire questo lavoro all'altro pannello che abbiamo già lavorato, realizzato. Come notate io l'ho già fatto, ve l'ho detto prima, questo è ciò che mi rimane dal primo gomitolo da 100 grammi, questo è il secondo, poi vediamo un po', li peso, vediamo quanto pesa questo avanzo e vi faccio sapere. Facciamo questo lavoro insieme. L'ultimo punto bassissimo, come vi dicevo prima, lo vado a sostituire direttamente con l'asola invisibile. Mi inserisco nell'ultimo punto senza dilatarlo troppo, ok. Al centro dell'ultimo tiro fuori, posso bloccarmi il filato in eccesso, lo faccio direttamente con l'uncinetto, lo sapete, faccio prima, faccio un bel nodino, disperdo tra i punti. Ok, volendo possiamo tagliare l'eccesso, abbiamo fatto il nodo, quindi non si disfa nulla. I 2 pannelli sono perfettamente pronti e puliti da qualsiasi nodo. Vado a metterli in rovescio contro rovescio, seguo ovviamente la rifinitura. Possiamo cucire con l'ago oppure con l'uncinetto stesso. Io per questioni di tempo vado a cucire con l'uncinetto stesso e parto esattamente dal primo punto alto. Dobbiamo lasciare un po' di margine affinché la borsa si apra, credo sia normale. Mi inserisco nella metà asola del primo punto alto con costa dietro dell'altro pannello. Prendendo gli stessi punti potete farlo anche con ago e filo. Prendo il filo, me lo porto, poi lo blocco in un secondo momento e procedo così. Metà asola, punto bassissimo, stringo e procedo. Ho lo stesso numero di punti, quindi non dovreste avere problemi. Anzi, per una rifinitura più carina possiamo fare anche in questo modo. Intanto blocchiamo il primo punto. Facciamo una bella rifinitura a punto gambero, una delle varianti, catenella, asola dietro con asola dietro, punto bassissimo, catenella, asola dietro, punto bassissimo, catenella, asola dietro con asola dietro, catenella, e procedo esattamente in questo modo fino a cucire tutto. Qui ripeto, problemi di punti non ce ne sono perché abbiamo lo stesso numero di punti, quantomeno io ci sono stata attenta, ecco, fatelo anche voi.
E voilà, amiche ed amici, progetto completato, che dire, è favolosa, è fantastica, sa proprio di estate con questi manici in bambù e con questo filato che mi piace tantissimo. Mi è rimasto soltanto questo, 2 gomitoli da 100 grammi, quindi 200 grammi, questi sono 20 grammi, per cui in totale ho utilizzato 180 grammi di washi. Come sempre ho imbottito la borsa per farvi vedere l'effettiva capienza, è super pratica, comoda, capiente ed estiva, quello che ci vuole proprio per questa estate, per le nostre vacanze, insomma. Volendo potreste anche applicare un accessorio come questa chiusura magnetica direttamente da cucire sia da una parte che dall'altra parte e chiudere così la vostra borsa, cosa che io non farò, ve lo dico quasi sempre per le borse estive, le preferisco senza chiusura. Volendo potreste aggiungere anche una tracolla, io volendo potrei fare anche un bel manico, secondo me riuscirei a farlo, agganciare 2 moschettoni, anche quelli tondi a ventaglio e via, però a me proprio non mi dispiace così, insomma la potete personalizzare in base ai vostri gusti, è chiaro. Vi mostro anche la profondità della borsa, avete visto, non mi dispiace affatto questa cucitura a punto gambero, secondo me dà quel tocco in più. Vi do anche le misure finali, vediamo quanto misura, da una cucitura all'altra siamo a 33 cm, da un'estremità fino all'altra 21, con i manici siamo a 35, che dire, davvero non male, mi piace tantissimo, la adoro. Sicuramente sfrutterò questa insieme alle altre tantissimo quest'estate. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, che dire, è davvero una chicca, non potete assolutamente non realizzarla, dovete farlo subito e dovete taggarmi nei vostri post, nelle vostre storie, insomma voglio vedere tutte le gemelle. Io spero che tutto vi sia piaciuto, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando supportami con un bel pollice all'insù, condividi questo video, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e seguimi anche sui social. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo la prossima settimana. Se ci vogliamo vedere subito ti consiglio di seguirmi su Instagram. A questo punto alla prossima, un bacino a tutti!